Buongiorno ragazzi, Riccardo sono. Oggi vi saluto così, come il commissario Montalbano, per rendere omaggio ad Andrea Camilleri, lo scrittore che ci ha lasciato, è mio concittadino perché di Porto Empedocle, io sono di Agrigento e in linea d'aria ci sono circa 6 o 7 km. Quindi mi sembrava giusto salutare e rendere omaggio a questo grande scrittore che ci ha lasciati, l'uomo Andrea Camilleri. Allora, torniamo a noi. Oggi farò la recensione del cavalletto da supporto per troncatrici, seghe radiali e trapani a colonna o anche per seghe a nastro, comunque tutto ciò che va fissato solitamente con i fori passanti al piano di lavoro. Con questo cavalletto ci permette di fissarlo e lavorare tranquillamente avendo un supporto che possiamo portare con noi ovunque. È il modello PUG 1600 A1, costa 59 euro, in vendita alla Lidl da giorno 22 luglio del 2019. Questo però è dell'anno scorso, infatti la confezione è vuota, la tengo così facilmente. Allora, adesso andiamo in esterno e vi faccio vedere come si monta, come si utilizza, i vari trucchetti e segreti che la riguardano, quindi andiamo. Allora, il prodotto ha un'altezza di circa 75 cm, la larghezza del supporto per i pezzi va da 1 metro a 1,65 m, invece l'altezza del supporto da circa 81 cm a 91 cm. La massima portata del peso è di circa 200 kg e gli accessori in dotazione sono due ulteriori profili di supporto per estendere le opzioni di fissaggio. Adatto a molti apparecchi come seghe circolari, a nastro, pialle, levigatrici a nastro, a piatto o trapani a colonna, eccetera. Bloccaggio rapido per un facile posizionamento ed un semplice smontaggio. Ripiani per pezzi di lavorazione estraibili e regolabili nell'altezza con rotelle e battuta. Una robusta costruzione in acciaio. Il peso complessivo del cavalletto è di circa 13,3 kg. Ha 3 anni di garanzia. Sulla parte bassa è riportato il numero di telefono per avere eventuale assistenza o supporto dal servizio clienti e basta. Possiamo vedere il prodotto e provarlo. Il cavalletto arriva con le gambe ripiegate, quindi occupa davvero poco spazio e è facile da conservare. Per estendere le gambe bisogna premere il tasto a scatto e poi ovviamente attendere che scatti di nuovo per bloccarlo in posizione. Una volta aperto però vedremo che il cavalletto ha un'altezza limitata, quindi non aspettiamoci di avere chissà quale ripiano, sarebbe stato meglio avere un ripiano poco più alto. Comunque l'utensile sopra aumenterà qualche centimetro la base d'appoggio. Questa invece è l'estensione della battuta parallela o comunque dei supporti con il rullo per poggiare il pezzo durante la fase di lavorazione. Con queste manopole si può estendere, mentre con quest'ultima manopola si può rimuovere oppure regolare l'altezza della stessa battuta e rullo. Il rullo durante la rotazione emette un rumore un po' fastidioso, però comunque non oppone alcuna resistenza, scorre con molta facilità. Dalla parte opposta le operazioni sono identiche, quindi lo scorrimento per allontanare la battuta parallela e la manopola per alzare lo stesso rullo che faccia d'appoggio come dal lato opposto, quindi avere da entrambi i lati un appoggio sicuro. Questi invece sono i sistemi di fissaggio. Praticamente vanno fissati al telaio sulla parte centrale del cavalletto, poggiando prima la parte più ricurva, dopodiché invece la parte che ha un profilo meno arrotondato. Possiamo decidere di montare l'utensile direttamente sui supporti verdi e muniti di manopole di bloccaggio, oppure fissare questi accessori, ulteriori accessori di fissaggio, che vanno bloccati con dei bulloni sfruttando le fresature, e dopodiché posizionare su questi stessi l'utensile. Hanno anche loro delle fresature che ci permetteranno di utilizzare fori passanti e poi i bulloni, quindi l'utensile verrà fissato sulla parte centrale, proprio sulle guide nere. Io l'ho sfruttata utilizzando sia le fresature, alla quale adesso ho fissato i bulloni per bloccare questi accessori, che nel modo in cui state vedendo adesso. Mi sono trovato bene in entrambi i modi, quindi decidete voi. Come vedrete, una volta montato il supporto e bloccato con le manopole, è abbastanza saldo, tant'è che riesco a sollevare il cavalletto impugnando direttamente il supporto di fissaggio. Questo, come vedete adesso, è il fissaggio dell'utensile tramite questi fori passanti di cui è munito, e facendo entrare il bullone nella fresatura blocchiamo da tutti e quattro i fori l'utensile
in questo modo rimane bloccato, garantendoci che stia fermo durante la fase di lavorazione. Adesso abbiamo praticamente completato il lavoro e l'utensile è ben fissato al cavalletto, ci permette di lavorare tranquillamente, come vedete non risente dei movimenti. Questa invece è una tavola che è abbastanza lunga, come vedete si muove, quindi adesso regolerò l'altezza delle rulli che permettono l'appoggio dei pezzi molto lunghi, quindi ho regolato a destra e a sinistra. È molto rumoroso ma permette lo scorrimento, quindi ci permette di lavorare tranquillamente ed effettuare più tagli lungo la tavola. Ma il supporto al rullo nasconde un piccolo segreto. Questo gradino che si forma poco prima del rullo in realtà è una battuta che ci permette di ottenere dei tagli sempre uguali, quindi possiamo decidere la dimensione del taglio da eseguire, effettuare tutti i tagli che ci servono, eventualmente spostare per variare la lunghezza del taglio e continuare a lavorare, quindi ottenere dei tagli che siano costanti e precisi grazie a questa battuta, e lo trovo davvero comodissimo perché abbiamo sia il rullo dalla parte opposta che la battuta da questa parte che ci permette di avere appunto un lavoro costante. Una volta terminato il nostro lavoro, qualunque esso sia, basterà ripristinare le condizioni dell'utensile, dopodiché aprire le due manopole rosse, sganciare i due supporti e togliere l'utensile con tutti i supporti dal cavalletto che si richiude facilmente con il procedimento opposto a quello che abbiamo eseguito per montarlo. Dopodiché possiamo riporlo nel nostro camerino o nel laboratorio occupando pochissimo spazio. Come vedete è abbastanza leggero e pratico, quindi possiamo portarlo con noi trasportandolo con una sola mano. E allora ragazzi, come abbiamo visto questo cavalletto, questo supporto per sia troncatrici che segannastro, trapale colonna, tutto quello che può essere appunto fissato, come ho detto all'inizio, su un supporto con i fori passanti, può essere utilizzato su questo cavalletto che abbiamo visto che da chiuso diventa piccolissimo, poi una volta montato e assemblato raggiunge delle dimensioni che ci permettono di avere la stabilità necessaria e abbastanza stabile per poter lavorare, avere dei rulli che ci permettono di fare scorrere il pezzo, quindi non avere il pezzo che penda, comunque che una volta tagliato cada per terra. In questo modo rimane poggiato, non si graffia perché i rulli sono abbastanza scorrevoli, quindi sono pure lisci. In più lo stesso rullo ha una parte che funziona da battuta parallela, quindi io ritengo che sia veramente comodissimo. Quando finiamo di lavorare non abbiamo bisogno di svitare di nuovo tutte le viti, basta semplicemente sganciare le due leve, mettere nel furgone, mettere nel ripostiglio, secondo se siamo dei professionisti oppure degli hobbisti, perché questo tipo di cavalletto secondo me va benissimo anche per i professionisti che fanno servizio a domicilio o comunque nei cantieri e hanno bisogno di poggiare gli utensili in un posto che sia stabile, solido e che permette di lavorare con serenità. Detto questo, io vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi do appuntamento ai miei prossimi video, vi invito a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai prossimi video. Ciao da Riccardo!